Lezione 1. Avventura nella foresta pluviale. Ciao Anna, sei mai stata in una foresta pluviale? Ciao John, no, non l'ho fatto. Ma ho sempre voluto visitarne uno. Sembra così eccitante. Oh, è stata l'avventura di una vita. La foresta pluviale brulica di vita e bellezza. È incredibile. Cosa hai visto lì? Ho visto uccelli colorati, come pappagalli e tucani, volare liberamente tra gli alberi. Wow, deve essere stato uno spettacolo mozzafiato. Lo era davvero. Ho anche incontrato scimmie che oscillavano da un ramo all'altro. Come affascinante. Hai visto altri animali? Sì, ho visto un giaguaro che inseguiva silenziosamente la sua preda attraverso il fitto fogliame. Sembra elettrizzante, ma anche un po' spaventoso. È stato un po' snervante, ma mi ha ricordato l'incredibile potere della natura. Assolutamente. La natura può essere allo stesso tempo maestosa e umiliante. Questo è vero, la foresta pluviale è un ecosistema delicato che dobbiamo proteggere. Sono completamente d'accordo. Dovremmo fare la nostra parte nel preservare questi preziosi habitat. Sicuramente. Le foreste pluviali sono come i polmoni del nostro pianeta e ci forniscono aria pulita. Per noi è importante sensibilizzare sulla loro importanza. Assolutamente. Dovremmo anche imparare dalle comunità indigene che vivono in armonia con la foresta pluviale da generazioni. La loro conoscenza e saggezza sono inestimabili per preservare questi ecosistemi. Non potrei essere più d'accordo. Abbiamo così tanto da imparare da loro. Le foreste pluviali sono davvero meraviglie del mondo naturale. Lo sono davvero. Diffondiamo la notizia e ispiriamo gli altri ad apprezzarli e proteggerli. Lezione 2. Misurare i progressi. Ciao Anna, pensi che sia importante misurare i progressi e il successo? Ciao John. Assolutamente. Monitorare i nostri progressi ci aiuta a rimanere motivati e a vedere fino a che punto siamo arrivati. Sono d'accordo, ci dà un senso di realizzazione e ci aiuta a fissare nuovi obiettivi. Sicuramente. Inoltre, ci consente di identificare le aree in cui possiamo migliorare. Questo è vero, ci aiuta a rimanere concentrati e ad apportare modifiche lungo il percorso. Esattamente. Siamo in grado di valutare cosa funziona e cosa deve essere cambiato. È come avere una tabella di marcia per la nostra crescita personale e professionale. Sì, e non si tratta solo del risultato finale, ma anche del viaggio stesso. Assolutamente. Ogni passo avanti è un successo a sé stante. Penso che anche celebrare piccole vittorie sia importante. Aumenta il nostro morale e ci mantiene motivati a continuare ad andare avanti. È come costruire una scala per raggiungere i nostri obiettivi finali. Ben detto. È tutta una questione di miglioramento e apprendimento continui. Ed è importante ricordare che il progresso non è sempre lineare.
Questo è vero, a volte affrontiamo dei contrattempi, ma questo fa parte del processo. Si tratta di riprendersi e rimanere resilienti. Esattamente. Il progresso è perseveranza e non arrendersi. È anche utile avere un sistema di supporto per incoraggiarci. Sì, circondarci di influenze positive può fare una grande differenza. Quindi, abbracciamo il viaggio, misuriamo i nostri progressi e celebriamo i nostri successi lungo il percorso. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a crescere e a fare grandi cose. Lezione 3. Aspettare pazientemente. Salve Anna, stavo aspettando una risposta dal team di assistenza clienti. Ciao John, è bello sentirlo. Speriamo che ti aiutino presto. Lo spero anch'io. È importante essere pazienti quando si aspetta il loro aiuto. Assolutamente. Qualche volta ci vuole un po' di tempo prima che rispondano. Capisco. Potrebbero avere a che fare con un elevato volume di richieste. Questo è vero, stanno facendo del loro meglio per aiutare tutti. Sarò paziente e aspetterò la loro assistenza. Alla fine ne vale la pena. La pazienza è fondamentale quando si tratta di assistenza clienti. È importante ricordare che stanno lavorando duramente per risolvere i nostri problemi. Giusto. Sono lì per aiutarci e ci raggiungeranno il prima possibile. Apprezzo i loro sforzi. È rassicurante sapere che ci stanno lavorando. Sicuramente. Nel frattempo, posso esserti utile in altro modo? In realtà, ho una domanda sull'estratto conto. Farò del mio meglio per aiutarti. Cosa vorresti sapere? Ho notato una discrepanza nelle accuse. Come posso risolverlo? Posso guidarti attraverso il processo di contatto con l'ufficio fatturazione. Sarebbe fantastico. Apprezzo la tua assistenza. È un piacere aiutarti. Risolviamo questo problema insieme. Grazie, il tuo supporto significa molto per me. Siete i benvenuti. Farò tutto il possibile per assisterti. Ti sono grato per la tua pazienza e dedizione. Il mio lavoro è assicurarmi che tu abbia un'esperienza positiva. Lo scopriremo. Sono felice di averti dalla mia parte. La tua professionalità è encomiabile. Grazie per le tue gentili parole. Lavoriamo per trovare una soluzione. Concordato. Risolviamo la questione e andiamo avanti. Lezione 4. Viaggio breve questo fine settimana. Ehi, stavo pensando di fare un breve viaggio questo fine settimana. Eventuali suggerimenti? Ciao John. Sembra eccitante. Che ne dite di esplorare un vicino parco nazionale? È un'ottima idea. Adoro stare nella natura. Quale parco consiglieresti?
Beh, se hai voglia di fare escursioni, ti consiglio di visitare l'Eagle Peak National Park. L'Eagle Peak National Park sembra incredibile. Cosa posso aspettarmi di vedere lì? Il parco è noto per le sue splendide viste sulle montagne, i sentieri pittoreschi e l'abbondante fauna selvatica. Sembra perfetto. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per immortalare la bellezza. È un'ottima idea. Potresti avvistare cervi, scoiattoli e persino alcune specie di uccelli rari. Non vedo l'ora. Ci sono percorsi specifici che mi consigliate? L'Eagle SNS Trail offre panorami mozzafiato dalla vetta. È assolutamente da vedere. Lo aggiungerò sicuramente al mio itinerario. Qualche altro suggerimento? Se avete tempo, fermatevi al Crystal Lake per una nuotata rinfrescante o un picnic. Crystal Lake sembra un ottimo posto per rilassarsi. Metterò in valigia un cestino da picnic. È un'idea fantastica. Non dimenticare di portare anche crema solare e spray per insetti. Grazie per il promemoria. Mi assicurerò di mettere in valigia anche gli elementi essenziali. Ottimo! Basta essere attenti alle regole del parco e non lasciare tracce. Assolutamente. Credo nel preservare la bellezza della natura. Sarò un visitatore responsabile. È meraviglioso da sentire. Goditi il tuo weekend e divertiti. Grazie, apprezzo i tuoi suggerimenti. Non vedo davvero l'ora. Lezione 5. Elementi essenziali della rete. Ciao Anna, stavo pensando di espandere la mia rete professionale. Qualche consiglio? Ciao John. È una mossa intelligente. Costruire una rete professionale è essenziale. Sono d'accordo. Come posso iniziare a costruire la mia rete in modo efficace? Un modo è partecipare a eventi e conferenze del settore per incontrare professionisti che la pensano allo stesso modo. Sembra un'ottima idea. Come faccio a trovare questi eventi? Puoi cercare online eventi specifici del settore o unirti a gruppi di networking professionali. Farò qualche ricerca e troverò eventi in linea con i miei interessi. Grazie. Siete i benvenuti. Un altro modo per fare rete è attraverso piattaforme di social media come LinkedIn. LinkedIn, ovviamente. Aggiornerò il mio profilo e inizierò a connettermi con professionisti. Questo è un buon piano. Non dimenticare di personalizzare le tue richieste di connessione. Sicuramente. Mi assicurerò di menzionare come possiamo trarre vantaggi reciproci dalla connessione. Eccellente, ricorda di interagire con i post degli altri e di condividere anche contenuti di valore. Interagire con gli altri mi aiuterà a stabilire connessioni significative. Lo terrò a mente. Un altro consiglio per il networking è quello di entrare a far parte di organizzazioni professionali o club legati al settore. Entrare a far parte di tali organizzazioni mi permetterà di entrare in contatto con professionisti nel mio campo. Sì, avrai l'opportunità di partecipare a eventi e incontrare persone con interessi condivisi.
Sembra promettente. Cercherò di entrare a far parte delle organizzazioni pertinenti. Grazie. Siete i benvenuti. Infine, non sottovalutate il potere delle interviste informative. Colloqui informativi? Puoi dirmi di più su di loro? È quando ti rivolgi a professionisti nel campo desiderato per conversazioni informative. Ah, capisco. È un ottimo modo per imparare dalle loro esperienze ed espandere la mia rete. Esattamente. Le persone sono spesso disposte a condividere intuizioni e consigli se si affrontano con rispetto. Inizierò a contattare professionisti che ammiro e richiederò interviste informative. È un'idea fantastica. Mostra il tuo approccio proattivo all'apprendimento e al networking. Grazie per tutti questi preziosi consigli di networking. Sono entusiasta di iniziare. Lezione 6. Alla scoperta di Bali. Ciao Anna, ho visitato il tempio di Tana Lot nella foresta delle scimmie di Ubud. È stato incredibile. Ciao John. Sembra incredibile. Raccontami di più sulla tua esperienza. Il tempio di Tana Lot è un bellissimo tempio marino arroccato su uno sperone roccioso. Oh, ne ho sentito parlare. È famoso per le sue splendide viste sul tramonto, giusto? Assolutamente. Il tramonto era mozzafiato e proiettava una tonalità dorata sul tempio. Sembra magico. Hai esplorato anche la foresta delle scimmie di Ubud. Sì, l'ho fatto. La foresta delle scimmie è una riserva naturale con un complesso di templi sacri. Deve essere stato affascinante vedere le scimmie da vicino. Lo era davvero. Le scimmie sono dispettose ma anche piuttosto adorabili. Ho visto delle foto di loro che rubano gli effetti personali. È successo a te? Sorprendentemente no. Mi sono assicurato di tenere al sicuro i miei effetti personali ed evitare di dar loro da mangiare. È un approccio saggio. È importante rispettare il loro comportamento naturale. Assolutamente. Mi è piaciuto osservarli da lontano e apprezzare il loro habitat naturale. Oltre a Tanalotte e alla foresta delle scimmie, hai visitato altre attrazioni a Bali? Sì, ho anche esplorato le terrazze di riso di Tegalalang e le bellissime spiagge di Seminyak. Le terrazze di riso devono essere state meravigliose. Hai scattato delle foto memorabili? Ho scattato delle foto incredibili delle lussureggianti terrazze verdi e dei contadini locali al lavoro. Meraviglioso. È fantastico avere quei ricordi catturati attraverso la fotografia. Infatti, Bali è un luogo di bellezze naturali e ricco patrimonio culturale. Sembra che tu abbia avuto un'esperienza arricchente. Qualche altro momento saliente del tuo viaggio? Mi è piaciuto anche provare la cucina locale, in particolare i piatti tradizionali balinesi. La cucina balinese è nota per i suoi sapori vivaci. Qualche piatto che ti ha colpito? Il babi guling e il nasi goreng erano assolutamente deliziosi.
Mi viene fame solo a sentirlo. Dovrò provare quei piatti un giorno. Dovresti assolutamente visitare Bali se ne hai la possibilità. È una destinazione davvero straordinaria. Lo terrò a mente. Grazie per aver condiviso con me la tua avventura a Bali. Siete i benvenuti. È stato un piacere. Vale sicuramente la pena esplorare Bali. Lezione 7. Percorso alimentare sano. Ciao Anna, come va la tua dieta? È così importante mangiare in modo più sano. Ciao John. È stato un po' impegnativo, ma sto cercando di fare scelte alimentari migliori. È bello sentirlo. Quali modifiche hai apportato alle tue abitudini alimentari? Ho iniziato a incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. Eccellente. L'aggiunta di più alimenti a base vegetale può migliorare la salute generale. Sì, ho notato che mi sento più energico quando mangio cibi nutrienti. Assolutamente. È incredibile come la nostra dieta possa influire sui nostri livelli di energia e sul nostro benessere. Sono d'accordo, ho anche cercato di ridurre l'assunzione di cibi trasformati e zuccherati. È una mossa intelligente. Gli alimenti trasformati sono spesso ricchi di grassi e additivi non salutari. Sì, leggo le etichette degli alimenti ed evito i prodotti con lunghe liste di ingredienti. Leggere le etichette è una buona abitudine. Ti aiuta a fare scelte informate su ciò che consumi. Sicuramente. Sono stato anche attento alle dimensioni delle porzioni per evitare di mangiare troppo. Il controllo delle porzioni è fondamentale. È importante ascoltare i segnali di fame e sazietà del nostro corpo. Assolutamente. Sto cercando di mangiare con più attenzione e di assaporare ogni boccone. Un'alimentazione consapevole può aiutarci ad apprezzare i sapori e le consistenze dei nostri cibi. È stato un punto di svolta per me. Mi sento più soddisfatto dopo i pasti. È meraviglioso da sentire. Hai scoperto nuove ricette salutari? Sì, ho sperimentato diverse combinazioni di insalate e frullati fatti in casa. È fantastico. Preparare i propri pasti consente di controllare gli ingredienti. Non potrei essere più d'accordo. Cucinare può essere un'esperienza gratificante e piacevole. Inoltre ho bevuto più acqua durante il giorno per rimanere idratato. L'idratazione è essenziale per la salute generale. È fantastico che tu stia dando la priorità. Grazie, credo che questi piccoli cambiamenti stiano facendo una grande differenza. Sicuramente lo sono. La coerenza è fondamentale quando si tratta di mantenere una dieta sana. Lo terrò a mente e continuerò a impegnarmi nel mio percorso alimentare salutare. Non ho dubbi che ci riuscirai. La tua determinazione è ammirevole. Grazie per l'incoraggiamento. Significa molto per me. Siete i benvenuti. Ricorda che sono qui per supportarti in ogni fase del processo.
È davvero gentile da parte tua. Apprezzo il tuo sostegno e la tua amicizia. È un piacere per me. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi di salute. Lezione 8. Prendersi cura degli oggetti delicati. Ciao Anna, sai lavare bene i capi delicati? Ciao John. Sì, posso aiutarti in questo. Cosa devi lavare? Ho alcune camicie delicate e un abito in pizzo che richiedono una cura speciale. Per i capi delicati, è meglio lavarli a mano o utilizzare un ciclo delicato in lavatrice. Capito. Devo usare acqua calda, calda o fredda per questi articoli? È più sicuro usare acqua fredda per evitare che si restringa o danneggi il tessuto. Questo ha senso. Che mi dici del detersivo? C'è un tipo specifico che dovrei usare? Sì, è necessario utilizzare un detergente delicato progettato specificamente per tessuti delicati. Ok, cercherò uno di quelli. Quanto detersivo devo usare? Usa una piccola quantità di detersivo, circa la metà di quello che useresti normalmente per un carico normale. Notato. E il tempo di lavaggio? Devo lasciarli in ammollo? È meglio lavare i capi delicati per un periodo più breve per evitare un'eccessiva agitazione. È sufficiente un lavaggio delicato e breve. Ho capito. Devo strofinare o strofinare il tessuto durante il lavaggio? No, evita di strofinare o sfregare eccessivamente. Invece, fai scorrere delicatamente gli oggetti nell'acqua per pulirli. Starò attento con quello. Qual è il passo successivo dopo il lavaggio? Dopo il lavaggio, sciacquare accuratamente i capi con acqua fredda per rimuovere eventuali residui di detersivo. Devo strizzare l'acqua dai capi delicati? No, evita di strizzare perché può allungare o danneggiare il tessuto. Strizza delicatamente l'acqua in eccesso. Va bene, sarò prudente. Come devo asciugare i capi delicati? Adagiateli su un asciugamano pulito e, se necessario, rimodellateli nella loro forma originale. Devo asciugarli all'aria o posso usare un'asciugatrice? È meglio asciugare all'aria i capi delicati per evitare danni dovuti al calore. Se possibile, evita l'uso di un'asciugatrice. Troverò un posto adatto per asciugare all'aria. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Sì, controlla sempre l'etichetta di manutenzione dell'articolo per eventuali istruzioni o restrizioni specifiche. È un buon promemoria. Mi assicurerò di seguire le istruzioni per la cura. Grazie. Siete i benvenuti. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Sono qui per aiutarti. Apprezzo la tua assistenza. Ti farò sapere se ho bisogno di ulteriori indicazioni. Ti ringrazio. Lezione 9. L'impatto del Feng Shui. Ciao Anna, hai sentito parlare del Feng Shui? Ha avuto un impatto positivo sulla mia vita. Ciao. Sì, conosco il Feng Shui. È affascinante come possa influenzare ciò che ci circonda. Assolutamente.
Ho apportato alcune modifiche a casa mia in base ai principi del Feng Shui. Questo è interessante. Che tipo di modifiche hai apportato? Ho riorganizzato i mobili del mio salotto per creare un flusso di energia più armonioso. Ah, quindi ti sei concentrato sulla disposizione dei mobili. Avete notato qualche differenza? Sì, sento che l'energia nella stanza è più equilibrata e pacifica ora. Meraviglioso. Il Feng Shui mira a creare un ambiente armonioso per un migliore benessere. Esattamente. Ho anche aggiunto alcune piante per apportare energia positiva e migliorare la qualità dell'aria. Le piante possono davvero migliorare l'atmosfera e creare un ambiente interno più sano. Sicuramente lo fanno. Ho notato una differenza nell'atmosfera generale della mia casa. Oltre ai mobili e alle piante, ci sono altri elementi del Feng Shui che hai incorporato? Sì, mi sono assicurato di riordinare e organizzare il mio spazio per consentire un migliore flusso di energia. Il decluttering è una raccomandazione comune nel Feng Shui. Aiuta a creare un senso di calma. Lo fa davvero. Mi sento più a mio agio e meno sopraffatto da quando ho implementato questi cambiamenti. È fantastico da sentire. È incredibile come ciò che ci circonda possa influire sul nostro benessere. Assolutamente. Il Feng Shui mi ha reso più consapevole dell'importanza di un ambiente equilibrato. La consapevolezza è fondamentale. Ci consente di fare scelte intenzionali per migliorare la nostra vita quotidiana. Non potrei essere più d'accordo. Il Feng Shui è stato uno strumento prezioso per la crescita personale. È fantastico che tu abbia trovato qualcosa che risuona con te e apporta cambiamenti positivi. Sono grata di aver imparato a conoscere il Feng Shui. Ha fatto la differenza nella mia vita. La gratitudine è una mentalità meravigliosa da coltivare. Porta più positività nella nostra vita. Infatti, sono più consapevole dell'energia di cui mi circondo adesso. È un cambiamento potente. Può avere un effetto a catena su vari aspetti della tua vita. Assolutamente. Mi ha ispirato a esplorare altri modi per creare uno stile di vita armonioso. È fantastico. La ricerca continua dell'equilibrio e dell'armonia è un viaggio che dura tutta la vita. Certamente lo è. Sono entusiasta di continuare a imparare e crescere sotto questo aspetto. Abbracciare nuove conoscenze ed esperienze è un bel modo di vivere. Continuate così. Grazie, apprezzo il tuo incoraggiamento e sostegno in questo viaggio. Siete i benvenuti. Ricorda che sono qui se vuoi parlare di Feng Shui o altro. Lo farò. Grazie, la tua amicizia e le tue intuizioni significano molto per me. Lezione 10. Routine di esercizi energizzanti. Ciao Anna, hai una routine di esercizi? Cerco di dedicare circa un'ora ogni giorno all'esercizio fisico. Ciao John. Sì, credo nell'importanza dell'esercizio fisico regolare. Quali attività ti piacciono?
Mi piace mescolare. Alcuni giorni vado a correre, mentre altri giorni faccio allenamento di forza o yoga. È fantastico! La varietà aiuta a mantenere le cose interessanti e si rivolge a diverse aree del fitness. Assolutamente. Inoltre previene la noia e mi aiuta a rimanere motivato. Sono d'accordo. Come inizi di solito la tua sessione di allenamento? Comincio con una routine di riscaldamento per preparare il mio corpo all'allenamento successivo. Il riscaldamento è fondamentale per prevenire lesioni. Quali esercizi includi nel riscaldamento? Di solito inizio con alcuni esercizi cardio leggeri come saltare o fare jogging sul posto. È un buon modo per aumentare la frequenza cardiaca e aumentare il flusso sanguigno. Sì, aiuta a rilassare i muscoli e le articolazioni prima di passare a esercizi più intensi. Dopo il riscaldamento, su che tipo di esercizio ti concentri? Dipende dal giorno. Nei giorni di cardio, vado a correre o uso la macchina ellittica. Gli esercizi cardio sono eccellenti per migliorare la salute e la resistenza cardiovascolare. Sicuramente lo sono. Nei giorni di allenamento della forza, mi concentro su diversi gruppi muscolari con pesi o fasce di resistenza. L'allenamento della forza aiuta a costruire muscoli, aumentare il metabolismo e migliorare la forza complessiva. Esattamente. E nei giorni di yoga, lavoro sulla flessibilità, l'equilibrio e la pace interiore. Lo yoga è una pratica meravigliosa per il benessere fisico e mentale. Lo è davvero. Trovo che mi aiuti anche a rilassarmi e ad alleviare lo stress. Questo è un grande vantaggio dello yoga. Fai degli esercizi di defaticamento dopo gli allenamenti? Sì, trovo sempre il tempo per rinfrescarmi. Faccio stretching e respiro profondamente per abbassare la frequenza cardiaca. Gli esercizi di defaticamento sono essenziali per riportare gradualmente il corpo a uno stato di riposo. Ho notato che aiuta anche a ridurre l'indolenzimento e la rigidità muscolare. Assolutamente. È importante prendersi cura del proprio corpo anche dopo l'allenamento. Non potrei essere più d'accordo. L'idratazione è fondamentale anche durante l'esercizio. Mi assicuro sempre di bere molta acqua. Rimanere idratati è fondamentale per prestazioni ottimali e salute generale. Sicuramente. È incredibile come l'esercizio fisico possa avere un impatto così positivo sul nostro benessere fisico e mentale. Lo è davvero. L'esercizio fisico regolare aumenta l'energia, migliora l'umore e migliora la qualità generale della vita. Mi sento più energico e concentrato da quando ho incorporato l'esercizio nella mia routine quotidiana. È fantastico da sentire. Continuate così, ottimo lavoro. La tua dedizione è fonte di ispirazione. Grazie, apprezzo il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento. Significa molto. Siete i benvenuti. Siamo qui per incoraggiarci a vicenda nel nostro viaggio verso una salute migliore. Assolutamente. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere e a ispirare gli altri lungo la strada. Concordato. Insieme possiamo avere un impatto positivo su noi stessi e su chi ci circonda.
Questo è lo spirito. Grazie, continuiamo a muoverci e a prosperare insieme. Lezione 11. Abbracciare la consapevolezza di sé. Ciao Anna, ho riflettuto sulla crescita personale. È importante essere consapevoli di sé e disposti a crescere, non credi? Ciao! Assolutamente essere consapevoli di sé e aperti alla crescita è un approccio intelligente alla vita. Ci permette di riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza e di lavorare per diventare la versione migliore di noi stessi. Non potrei essere più d'accordo. La consapevolezza di sé ci aiuta a comprendere le nostre emozioni e reazioni alle diverse situazioni. Sì, ci dà l'opportunità di fare scelte consapevoli e rispondere in modo più consapevole. Questo è vero quando siamo consapevoli dei nostri modelli e comportamenti, possiamo lavorare attivamente per migliorarli. Esattamente. È come avere una tabella di marcia per lo sviluppo personale e l'apprendimento continuo. La consapevolezza di sé ci aiuta anche a costruire relazioni migliori con gli altri. Siamo in grado di entrare in empatia e comunicare in modo efficace. Assolutamente. Comprendere noi stessi ci permette di capire e connetterci con gli altri a un livello più profondo. Promuove l'empatia e la compassione, creando un impatto positivo sulle nostre interazioni e connessioni. Ho scoperto che praticare tecniche di autoriflessione e consapevolezza mi ha aiutato a diventare più consapevole di me stesso. È meraviglioso da sentire. Quali tecniche specifiche hai trovato utili? Il journaling è stato un punto di svolta per me. Mi aiuta a elaborare i miei pensieri e le mie emozioni. Il journaling è un potente strumento per l'autoriflessione. Ci consente di esprimerci liberamente e di acquisire informazioni. Infatti, pratico anche la meditazione per coltivare il senso di presenza e osservare i miei pensieri e sentimenti. La meditazione è una pratica fantastica. Aiuta a calmare la mente e migliora la consapevolezza di sé. Ho anche iniziato a chiedere feedback ad amici e mentori fidati. Fornisce prospettive preziose. Il feedback è un dono prezioso. Ci aiuta a vedere i punti deboli e le aree in cui possiamo migliorare. Assolutamente. Ci vuole coraggio per chiedere un feedback e la volontà di imparare e crescere da esso. Assumersi la responsabilità del nostro percorso di crescita ci dà potere. Dimostra impegno e dedizione. È un viaggio che dura tutta la vita, vero? C'è sempre spazio per crescere e migliorare se stessi. Assolutamente. Siamo in continua evoluzione e abbracciare questo processo è essenziale per lo sviluppo personale. Sono grato per le opportunità di imparare e crescere. È un privilegio essere su questa strada. La gratitudine è una bella mentalità da coltivare. Porta positività e apprezzamento nella nostra vita. Sono d'accordo, la gratitudine ci aiuta a rimanere con i piedi per terra e ad apprezzare il momento presente. È stato meraviglioso parlare con te della consapevolezza di sé e della crescita personale. Allo stesso modo. Queste conversazioni mi ispirano e mi incoraggiano a continuare a crescere. Questo è lo spirito. Continuiamo ad abbracciare la consapevolezza di sé e a sostenerci a vicenda in questo viaggio.
Assolutamente. Ci auguriamo una vita di apprendimento, crescita e trasformazione nella migliore versione di noi stessi. Lezione 12. Esplorazione degli strumenti di scoperta personale. Ciao Anna, stavo cercando strumenti per aiutarmi nella scoperta di me stessa. Li controllerò presto. Ciao John. È meraviglioso. Esplorare gli strumenti per la scoperta di sé può essere un viaggio emozionante. Assolutamente. Sono ansioso di trovare risorse che possano aiutarmi a capire meglio me stesso. È un ottimo modo per acquisire informazioni e scoprire nuovi aspetti della tua personalità e dei tuoi interessi. Ho sentito parlare di un'app chiamata Intercom. Ne hai sentito parlare? Sì, conosco Intercom. È una piattaforma che offre vari strumenti e risorse di autovalutazione. Sembra promettente. Sono entusiasta di provarlo e vedere cosa posso scoprire su me stesso. È un modo fantastico per approfondire i tuoi punti di forza, i tuoi valori e le aree di crescita. Questo è esattamente ciò a cui miro. Comprendere i miei punti di forza può aiutarmi a prendere decisioni migliori. Assolutamente. Quando identifichi i tuoi punti di forza, puoi allineare i tuoi obiettivi e le tue azioni di conseguenza. Questo è l'obiettivo. Voglio sfruttare i miei punti di forza per condurre una vita più appagante e propositiva. Questo è un approccio intelligente. La scoperta di sé può guidarti verso un percorso che risuona con chi sei. È importante vivere in modo autentico, vero? Scoprire me stesso meglio mi aiuterà a farlo. Sicuramente. Quando hai una comprensione più profonda di te stesso, puoi fare scelte in linea con i tuoi valori. Questo è vero, sono anche entusiasta di esplorare nuovi interessi e hobby attraverso la scoperta di me stesso. La scoperta di sé può aprire le porte a nuove passioni e attività che potresti non aver considerato prima. Questo è quello che spero. Voglio continuare a crescere e ad espandere i miei orizzonti. È un viaggio bellissimo. Abbracciare la scoperta di sé consente una crescita personale continua. Non potrei essere più d'accordo. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare su noi stessi e sul mondo che ci circonda. Assolutamente. La scoperta di sé è un processo permanente che ci mantiene curiosi e impegnati con la vita. Sono grato per l'opportunità di intraprendere questo viaggio alla scoperta di me stesso. La gratitudine è una mentalità meravigliosa da coltivare. Porta positività e apprezzamento nella nostra vita. Sono d'accordo, è stato bello parlare con te della scoperta di sé e della crescita personale. Allo stesso modo, queste conversazioni ispirano e incoraggiano anche me. Grazie per averlo condiviso. Siete i benvenuti. Continuiamo a esplorare e scoprire noi stessi, un passo alla volta. Lezione 13. Comunicazione efficace. Ciao Anna, hai notato quanto sia importante la comunicazione nella nostra vita quotidiana? Ciao John. Assolutamente. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale nelle nostre interazioni personali e professionali.
Inizialmente, c'era una mancanza di comunicazione nel nostro progetto, ma siamo riusciti a migliorarla nel tempo. Questa è una sfida comune. Una comunicazione chiara e regolare è fondamentale per collaborazioni di successo. Esattamente. Ci siamo resi conto che gli annunci e gli aggiornamenti regolari aiutavano a mantenere tutti informati e allineati. Gli annunci regolari creano trasparenza e assicurano che tutti siano sulla stessa pagina. Inoltre, aiuta a prevenire malintesi e consente l'identificazione precoce di potenziali problemi. Questo è vero, la comunicazione aperta consente una risoluzione tempestiva dei problemi e un flusso di lavoro più fluido. Abbiamo anche imparato l'importanza dell'ascolto attivo durante le riunioni e le discussioni. L'ascolto attivo è fondamentale. Dimostra rispetto e ci aiuta a comprendere diverse prospettive. Promuove l'empatia e incoraggia un ambiente solidale e inclusivo. Assolutamente. Quando ascoltiamo con attenzione, possiamo rispondere in modo efficace e costruire relazioni più solide. Abbiamo anche scoperto il valore dei segnali di comunicazione non verbale, come il linguaggio del corpo e le espressioni facciali. I segnali non verbali possono trasmettere emozioni e intenzioni, migliorando la comprensione generale di un messaggio. È affascinante quante informazioni possono essere trasmesse attraverso la comunicazione non verbale. Infatti, è importante essere consapevoli dei nostri segnali non verbali e interpretarli correttamente negli altri. Ci siamo anche resi conto dell'importanza del feedback per migliorare l'efficacia della comunicazione. Il feedback è essenziale per la crescita. Ci aiuta a capire come viene percepita la nostra comunicazione e ad apportare le modifiche necessarie. Un feedback costruttivo ci consente di affinare le nostre capacità comunicative e diventare comunicatori migliori. Questo è vero, è importante fornire un feedback in modo rispettoso e costruttivo. Abbiamo anche scoperto il potere di porre domande chiarificatrici per garantire la comprensione. Fare domande aiuta a chiarire eventuali incertezze e garantisce che il messaggio venga ricevuto con precisione. È un'abilità che vale la pena praticare. Fare le domande giuste può portare a conversazioni significative. Assolutamente. Mostra un interesse attivo per la conversazione e promuove un coinvolgimento più profondo. Una comunicazione efficace è un processo di apprendimento continuo, ma ne vale la pena. Sicuramente. Migliora le relazioni, riduce al minimo i conflitti e favorisce un ambiente lavorativo e sociale positivo. Sono grato per le lezioni che abbiamo imparato sulla comunicazione. Hanno avuto un impatto significativo. Lezione 14. Negoziare un accordo. Salve Anna, ho fatto i conti e penso che abbiamo un accordo a $475. Ciao John. Sembra promettente. Esaminiamo i dettagli e vediamo se riusciamo a raggiungere un accordo. Il prezzo iniziale era di $500, ma dopo aver considerato le tue esigenze, credo che 475 sia giusto. Apprezzo la tua considerazione. Vorrei valutare la proposta e vedere se possiamo incontrarci a metà strada. Prenditi il tuo tempo. Capisco l'importanza di trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa.
Dopo un'attenta valutazione, credo che possiamo procedere con una controproposta di $485. È una controproposta ragionevole. Permettimi di pensarci un attimo. Certo, comprendo la necessità di rivedere a fondo la proposta. Dopo un'attenta riflessione, sono disposto a incontrarti a $480. Questa è la mia ultima offerta. Apprezzo la tua disponibilità a negoziare. Fammi pensare un attimo. Prenditi il tuo tempo. Capisco l'importanza di prendere una decisione informata. Dopo un'attenta riflessione, sono disposto ad accettare la tua offerta finale di $480. È bello sentirlo. Credo che abbiamo raggiunto un accordo equo. Sono d'accordo, è importante trovare un equilibrio che soddisfi entrambe le parti. Assolutamente. Sono lieto che siamo riusciti a negoziare e a trovare una via di mezzo. Anch'io. È una testimonianza di comunicazione e compromesso efficace. Infatti. È stato un piacere negoziare con te. Sono sicuro che questa collaborazione avrà successo. Allo stesso modo. Non vedo l'ora di lavorare insieme e raggiungere i nostri obiettivi condivisi. Eccellente, procediamo con le pratiche burocratiche necessarie e finalizziamo l'accordo. Concordato. Faremo in modo che tutti i dettagli siano adeguatamente documentati per chiarezza e responsabilità. Grazie, apprezzo la tua professionalità durante questo processo di negoziazione. Lezione 15. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Ciao Anna, ultimamente mi sento sopraffatto dal lavoro. Hai qualche consiglio per raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata? Ciao John. Sì, trovare un equilibrio può essere difficile. Una strategia consiste nel dare priorità alle attività e stabilire aspettative realistiche per se stessi. Questo ha senso. Spesso mi ritrovo ad assumermi troppe cose contemporaneamente. È importante ricordare che non puoi fare tutto in una volta. Suddividi le tue attività in parti gestibili e concentrati su una cosa alla volta. Questo è un buon approccio. Penso di dover migliorare anche le mie capacità di gestione del tempo. La gestione del tempo è fondamentale. Prendi in considerazione l'utilizzo di strumenti di gestione dei progetti per organizzare attività e scadenze. Questo è un ottimo suggerimento. Hai qualche consiglio per gli strumenti di gestione dei progetti? Sì, ci sono diverse opzioni popolari. Trello, Asana e Mandi.com sono tutti strumenti facili da usare ed efficaci. Darò un'occhiata a quelli. Avere una rappresentazione visiva dei miei compiti e delle mie scadenze mi aiuterà sicuramente. Assolutamente. Ti mantiene organizzato e ti consente di dare priorità al tuo lavoro in modo efficace. Oltre al lavoro, voglio anche dedicare del tempo agli hobby e alle attività personali. Qualche consiglio in merito? Pianifica un tempo dedicato alle attività che ti piacciono. Trattali come appuntamenti importanti con te stesso. Mi piace l'idea. È facile trascurare il tempo personale quando le esigenze lavorative prendono il sopravvento.
Ricorda, prenderti cura di te stesso e dedicarti agli hobby può effettivamente migliorare la tua produttività complessiva. Hai ragione. È importante ricaricarsi e trovare gioia al di fuori del lavoro. Assolutamente. Aiuta a prevenire il burnout e ti mantiene motivato. Apprezzo le tue intuizioni. Inizierò a implementare queste strategie per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che trovare l'equilibrio è un processo continuo, quindi sii paziente con te stesso. Lo farò. Lo scopo è raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata più sano per entrambi.